Bentornati su Daxon, luna di Onderon, nel prossimo pianeta successivo del nostro viaggio. E siamo la sceneggiatura, la storia ci ha portato su questa luna con il solito cliché dell'attacco spaziale, della nostra nave che si precipita, e quindi siamo atterrati su questa luna con la necessità di dover sbarcare sul pianeta. Quello che sappiamo è che sul pianeta sembra esserci ormai una guerra civile tra la regina e suo cugino, che invece è il capo dell'esercito, e quindi sembra che proprio sia stato quest'ultimo ad attaccare la nostra nave. Tra l'altro abbiamo visto anche come questo pianeta è anche la struttura più videogiocosa, possiamo dire, che abbiamo incontrato sinora, perché mentre le altre location erano legate profondamente alla storia dei Sith, Daxon, che ha anche una parte molto importante di lore, perché questa è stata la prima battaglia delle guerre mandaloriane dove il personaggio ha servito e ha combattuto, e che vede anche, appunto, come notate, la presenza dei mandaloriani che si pensavano spazzati via dopo la guerra, che hanno combattuto contro Revan e la sua armata. Però comunque la parte più videogiocosa, perché è quella che contiene le più quest, quelle quasi che potremmo definire fetch, quelle riempitivo. C'è la solita arena, l'ennesima di questo gioco, ci sono molte quest di raccolta, abbiamo visto quest di utilizzo delle abilità, quest di uccisioni, quindi quasi abbiamo parlato di una struttura da MMO, insomma. E l'ultima volta abbiamo appunto affrontato tutti questi compiti, perché a quanto pare il modo che abbiamo per scendere sul pianeta è affidarci a un trasporto del capo dei Mandaloriani, ma dobbiamo dimostrare il nostro valore. E quindi abbiamo fatto tutto quello che potevamo. I'm impressed. Too bad you're a Jedi. You'd make a formidable Mandalorian. E questa è una. Adesso c'era anche la seconda, la quest, quella della riparazione, però dovremo occuparcene con Paolo, il nostro tecnico specializzato. Fatto. E prima dobbiamo anche riallineare la parabola, se non sbaglio. The Mandalorians, you found Kumas, alive no less. I suppose I should offer my gratitude. He's got a mind like a stunned Minoc, but he's got courage. He was evasive when I asked him what happened. We'll see if Kumas will prove warrior enough to be worth all this trouble. Ok, questo era il Mandaloriano che era rimasto nella giungla senza munizioni, e quindi non abbiamo rivelato che appunto sarebbe stato degradato o espulso. Abbiamo rivelato che era in difficoltà contro gli animali selvatici del posto. Adesso finiamo quindi l'arena, perché comunque dà sempre qualche punto di esperienza, ma io sto andando nella direzione sbagliata, ovviamente. E dicevo, finiamo l'arena e poi andiamo a parlare con Mandalor per scendere finalmente sul pianeta. Intanto ripariamo anche l'antenna, forse l'avevo già fatto in effetti, quindi anche quella quest è stata completata, infatti potevo consegnarla, lo faremo. Lei ha questo utilissimo potere della super velocità. Sfruttiamo questa capacità di completare proprio l'intero quadro, perché comunque assistenza tecnica ok, i Kennock ok. Questo dobbiamo parlare con Mandalor, il cerchio delle sfide, e poi abbiamo fatto. Any progress with the repairs or the phase pulse converter? That's the best thing I've heard in weeks. Look, I have some extra parts and computer spike. Non seguiremo il dialogo perché Any tanto... progress? You do? I don't know how, but these pieces look in good enough shape to I'll be sure to tell Mandalore how much help you've been. Mandalorians are expected to do anything they can to...
ormai il nostro personaggio è al massimo livello, vedete, con questa aura bianca alle spalle. Siamo al massimo livello del lato chiaro possibile. Quindi rimane soltanto il cerchio. Kelborn, you have enough honor to face a swords only. No items or the Jedi's force. And no Kelborn chooses to fight with the blade. You may fight with fist, foot, or Mandalore! Ok, ho con una lama sola. E questo è un problema perché noi non siamo fortissimi con il mono, con la monospada, però dovremmo cavarcela tranquillamente. Cioè, in realtà, o meglio, il problema che del nostro personaggio con la singola lama sono i danni. In teoria, quindi per colpire pare che siamo più da segno. Siamo un po' in difficoltà, stiamo dando parecchi colpi. The match between the Jedi is the clear and honorable victor. If you fight in the circle again this day... Ok, adesso abbiamo la lotta contro e se non sbaglio contro il topo possiamo lottare Here to watch him fight or... dietro. We eagerly look forward to this. No terms today, Sergeant. Braylo will fight you as you are. Still no... Ok, visto che possiamo utilizzare tutto, allora prendiamo la nostra spada, più 31 al tiro per colpire, e poi la spada vibrante Sith, che poi tra l'altro dovremmo anche potenziare. Qui il problema è che questa armatura che stiamo utilizzando dà pochissima difesa, però in realtà c'è un persuasione e una carisma, però in effetti di cui possiamo anche fare a meno e provare qualcosa di più, cioè magari in realtà indossarla quando serve la persuasione. Il problema è che molte armature limitano i poteri della forza, però adesso lasciamo che si avvicini lui. Cioè lui a mani nude con spada laser e vibra la macchina. Sento così paradossalmente il duello. The match between Jedi and Braylor is over. The Jedi is the clear and honorable victor. We will not forget your... Immagino che sia un'arma, infatti è un'ascia che ci dà tra l'altro l'attacco poderoso avanzato, solo che da meno 5 il modificatore dell'attacco, però potrebbe essere utile. Ok, quindi abbiamo esaurito tutte le quest, possiamo congedare Baudur, visto che tra l'altro ha riparato la cosa. Livello Iziz, poi tra l'altro parleremo anche di questo che state vedendo. La Mandalore a dirgli che abbiamo anche fatto saltare la carica. Era una quest che in realtà non avevamo preso perché occorreva parlare con Mandalore una seconda volta, ma non è un grosso problema. You defeated Braylor in the battle circle. Either you're very lucky, or you're a lot tougher than you look. Kelborn said you dispatched some covert military scouts in the jungle. Zuka told me you helped out with... The gate guard said you managed to kill a Zakit. Zarga told me that you returned one of our sheep to the herd. How many Kanaks did you have to kill to find those parts? You've made quite a reputation. I was planning on heading to Iziz. You won't be able to get to the Ebon Hawk from the city. I know, it made quite a racket. Good work. That's to be expected. It wouldn't be much of a test if all you had to do was take a hike through the jungle, now would it? You're a... Bene, molto bene, perché abbiamo ricevuto una cosa che mi serviva, ossia una spada laser singola più 22, perché infatti tipo se noi mettiamo la libera la mazzabra non è ancora più 24 perché mi sa che non abbiamo la competenza, però comunque la spada laser potenziabile io per Creia sinceramente la preferisco di gran lunghissima se posso. Tra l'altro la modificherei non al laboratorio
laboratorio quanto al banco di lavoro. Però io non ricordo che il laboratorio è per creare gli oggetti, quindi medipack eccetera. Vediamo. Ah, tra l'altro c'era questa misteriosa porta che sinceramente... What do you want? Quella porta non possiamo ancora aprirla. Volevo trovare un banco da lavoro. Vabbè, intanto diciamo che andiamo su Are you Iziz. ready to go? I'm going to talk with Zuka and have him start a shuttle flight check. After that, we'll head out. How are the port stabilizers? They check out Mandalore. All systems are green. Good. I want the shuttle bound for Onderon within the hour. What do you want? Is all in readiness? It is. Like I promised. Why? You want to back out now? My only concerns are for the one you escort to Onderon, Mandalorian. Would you do any less for one of your clan? Don't pretend to understand us. We Mandalorians are a breed apart. If by apart you mean scattered, broken, and lost, then yes, you are correct. Not for long. Soon the Mandalorians will be strong again, united as one clan under one banner. Mine. Ah, yes, the Great Crusade, after the first one was ended by Revan and the Jedi. Such a defeat was merciful, an echo of the end, when your ships were in flames, crushed in the grip of Malachor V. But I do not need to remind you of such things. I was at Malachor 5, and I remember how many Jedi died to stop us there. And no matter how many dead orbit that planet, the Mandalorians still live. Clan Ordo still lives. See Kex there? He was serving on Nar Shaddai's muscle for the Hutts. Kelborn was a scout for the Duros on Frontier Worlds. I brought them here, gave them a purpose. This galaxy will be ours again, I promise you. That is the future. Indeed, the future is always in motion. It is a difficult thing to see. Perhaps there will be no New Age Mandalore, no great Mandalorian crusade. Perhaps your people fought their last battle at Malachor V, and you have been dying ever since, a quiet death that will last centuries. And perhaps all that remains will be what I see before me. A man wounded by a Jedi, encased in a Mandalorian shell, hunted by the thought of being the last of the Mandalorians. You've got some guts talking to me like that. You think your age or your Jedi whelp are going to keep you safe from me? No, Mandalore, you are wrong. I hope that it is you who will keep the one I travel with safe. You are loyal, and you have served many masters, even when they abandoned you. Do you wonder where he wanders now, Mandalore? Why he gave you your orders, then abandoned you at the edge of the galaxy? How do you know that? I know many things, and I can answer the question that burns within your shell, Mandalore. But there is a price. You must keep the one I travel with safe. He is important to me, more important than anything. Show the same loyalty you have shown in the past, Mandalore. If there is a Mandalorian crusade, let it be for something that will carry your people's memory into the future. So when the time comes when there are no more Mandalorians, then at least their honor will remain. The one I travel with has walked your same path, and I ask that when the end comes, that you remember that kinship, even if it seems there is nothing else left. Forget the Jedi. Keep your eyes on her. Questi dialoghi di Kreia sono davvero meravigliosi. 1, 2, 3. Mandalorians, we've got company. Stealth targets have breached our perimeter. E qui il colpo di scena. Wait a moment. I sense there is a disturbance in the camp. Our enemy has tracked us here. I did not expect them so soon. How did they get here, I wonder? Regardless, we must eliminate them all. None of them can escape. Our whereabouts must remain a secret. Let us join the battle. Our allies will need our help. Voglio dire che la conversazione che Kreia ha avuto con Mandalore secondo me è magistrale, perché getta comunque il giocatore ancora nella confusione più totale, perché è sempre più difficile capire l'allineamento di Kreia, che in effetti è grigio e sempre più grigio.
e dall'altra sembra che Kreia conosca di Mandalore cose che di cui non ne abbiamo idea, ed è bellissimo appunto che ci vengano rivelate in questo modo, perché gettano appunto quella loro che è veramente, che tiene il giocatore incollato per sapere il proseguo della trama. Tra l'altro non è bellissimo vedere Kreia con una vedete, questo è il problema. Come immaginavo, queste armature lì le armi che non siano delle però bellissimo tratto che combattono a mani nude, ma noi dobbiamo assolutamente rimettere la nostra armatura modificata, magari modificarla in modo da renderla più efficiente. You didn't think you were the only ones with stealth generators, did you? Over here! There are more of them! For Mandalore! A weakness revealed. Let us end this. Seems trouble follows you on a regular basis. I think it's best for both of us if we head to Iziz immediately. Grab your gear. My men will take care of cleaning up the mess. Ok. Ah, giustamente perché adesso noi abbiamo Mandalore con noi. Ok. Portiamo con noi Kreia. Uno perché i buff sono enormi, due perché da sempre punti esperienza aumentati in quanto nostro maestro. Quindi lasciamo la luna di Daxel per dirigerci finalmente a Onderon. Ed è importantissimo anche per la ricostruzione dei pianeti distrutti dalla guerra civile dei Jedi. L'ecosistema di Onderon infatti viene esportato, ricordatelo, i Delusiani, eccetera eccetera. I Delusiani praticamente prelevano flora e fauna da questo pianeta per ricostruire i sistemi.
Vaclu's saying that the Republic ship attacked first? That's madness! Unfortunately, lie or not, it's a madness people will believe. The timing of this is atrocious. A space battle above our skies, so many of our fighters lost? Curiously, only Tobin's men were involved in that battle. That shooter! Strong word, Your Majesty. But there is no good time for news like this. I recommend we continue with our plan. But won't that bring even more followers to Vaclu's side? Increasing his power? For a time, perhaps. But we both know he's not the true threat. It's his unseen support from the shadows that we must drag out into the light. Then, and only then, can we strike. I fear by then it will be too late. Benvenuti ad Iziz. Here we are, the city of Iziz. It's been shut down tight for months now. General Vaclu is close to declaring martial law. We won't be able to travel too far in the city. Fortunately, I have a friend in this quarter of the city. He's a doctor by the name of Dagon Gent. His office is on the other side of the market square. It might be best if you do the talking around here. The Onderonians have a mixed view of Mandalorians after we conquered their world. Ed ecco il nostro amico Mandalor What's wrong? che in questo momento lui utilizza le armi a distanza. Adesso vediamo se riusciamo a equipaggiarlo. Tanto vedete, lui può utilizzare la maschera Sith in quanto malvagio. Insomma, tanto potremo quasi dargli questa. Pianto di salute, condizione e forza, rigenerazione. No, dobbiamo prendere noi. Possiamo darglielo tranquillamente perché appunto qui amplificatore di destrezza 1. Questo potrebbe essere utile. Ora fucile blaster, forse più che un fucile, una carabina, no, antisommossa. Questo io comunque dal fucile di scarigatore. Però in effetti forse è la migliore arma che abbiamo. Forse questa carabina. Forse questa è la migliore, la carabina blaster. Vediamo. Comunque se non sbaglio le sue competenze. In realtà tipo ha l'attacco poderoso. Però vedete che in realtà lui ha la specializzazione nei fucili blaster. Quindi dobbiamo tenerlo a distanza. I hear you. It's been a while since you've docked here, eh? I suppose the lockdown has hurt your profits as well. Oh, it must be hard to shuttle people when nobody's allowed to leave. The blockade has been bad for everyone. Your manifest says it's been 2 months since you last came here. Oh, it's become much worse since your last trip. Military checkpoints are everywhere. Could be. Our space forces have been in full readiness ever since the space battle in orbit. Tensions are running high. All Republic vessels must be searched, and the delays are turning pilots grey before their time. And ever since the Republic fired on our space forces, things have been even slower. Bad days. Bad days. And things are getting worse. I'd get out of the system quickly, if I were you, friend. Well, doesn't look like you have any trade goods, so the inspection's just a formality. Here's your starport visa. Don't lose it. They're priceless right now. If you want to leave the planet, you need a starport visa. They're very hard to get. Many people want to get out of here before things get worse. Questo è importante per la trama del pianeta. Certainly. Mind what I said about the starport visa. I know one captain already who can't get back into the starport. Abbiamo una specie di passaporto personale che è ricercatissimo perché tutti quanti vogliono lasciare il pianeta in quanto sanno che sta per cambiare la guerra.
spada da guerra Sith. Questa già l'abbiamo. La spada vibrante Sith. Più che altro se c'erano... sì, esatto. Uccelli a vibrazione. Le modifiche più che altro. Quindi che ne so, se potessimo ritoccare qualche arma, però in effetti vabbè. Fair winds to you, officer. Is it too much to hope that you are a Telosian merchant? The winds still taste of misfortune, then. Our beasts will continue to wait in their cages. These beasts you see here are for delivery to Telos, but the Republic vessels that transport them have to wait for thorough and needlessly long searches. So the city is stacked with caged beasts waiting for their ships. We have stopped gathering beasts now, but they still fill the city. For Drexel and Ryder, the Ithorians brought wealth and prosperity. Our settlements prospered, but now... They have been kept in their cages for a long time. But yet at times, I feel as if something else is affecting them. Frightening. Beasts can be sensitive to the currents within cities and people. When such things are disturbed, the beasts may echo it. Perhaps it is the city itself. Iziz has fallen upon dark times, and tensions run high in the streets. I am a beast rider. I have flown great distances gathering the animals you see here. We keep hoping that Ithorians and Telosians get through the Space Force's searches, so that we can sell them. Calm. What? Run! The bomber is out of control! I don't know what to say. I had heard stories, but I assumed that they were fledgling riders, or simply tales that grow in the telling. Not since my first Drexel have I lost control of a beast. I apologize profusely. Here, I give you these credits for the danger I put you in. The beasts grow more agitated by the day. The stories say that the smoldering fires of city politics cast a smoke they can smell and breathe. They revert to their primal instincts, as you've just seen. When they get that way, not even a skilled beast rider can control them. As soon as I leave here, I will talk with my family. There is much to be discussed. Please keep them. It salves the shame my beast's behavior has brought me. What is it? Carina questa aggiunta perché aiuta a rendere molto l'idea della tensione che si sta vivendo in questa città sull'orlo della guerra civile. Quindi in realtà, come vedete, non si è totalmente inutile. In realtà però tutto questo lungo discorso degli animali e la loro sensibilità. Halt, off-worlder. You'll have to answer some questions before you go into the city. What is your business on Iziz? I see. Is your ship affiliated with any Republic-based corporation? Do you have any crates of weapons or other military equipment you plan to sell in Iziz? I asked the questions here. I'll take your answer as a no. You're free to go. Don't lose your starport visa, otherwise you won't be leaving for a long while. In realtà qui abbiamo detto un po' di cavolate, però come vedete il gioco ce le perdona in quanto la situazione richiede prudenza. Molte volte anche nei film canonici forse abbiamo visto per esempio Let's hurry this up. I want him escorted out of here quickly.
This is outrageous. I'm not a spy. I'm a journalist for Iziz Calm. You're a Republic spy, and your propaganda will be silenced. We are taking you back to our barracks for interrogation. But, well, you can't be serious. You accuse me of propaganda? I have proof that Vaklu is withholding information on the so-called Republic. One more word of treason out of you. What are you looking at? This is none of your business. Please, sir, help me. Vaklu's troops won't listen. I'm just a journalist, not a spy. In realtà questo è pure interessante perché è una riproposizione, ovviamente senza nessuna pretesa, del problema del rapporto tra i regimi e i media. In questo momento l'usurpatore, quello che intende prendere il trono, è il cugino della regnante in carica e ovviamente ha il controllo dell'esercito, e ovviamente con la scusa del problema militare, del blocco militare e del danno che la Repubblica starebbe facendo al pianeta, perché questa è la scusa, mette a tacere la libera stampa. In realtà questa poi non è una questione esattamente univoca, in quanto ci sono grossi problemi per quanto riguarda soprattutto in questo paese, l'Italia, la stampa indipendente, eccetera. Però in generale la soppressione della libertà è sempre qualcosa che va condannata, e quindi noi da bravi cittadini lato chiaro vediamo che cosa possiamo fare. A warrant? General Vaklu passed an edict giving the military broad authority to detain and question anyone suspected of treasonous activity. Ovviamente. It was specifically meant for us to pick up spies like this before they could leave Iziz or go underground. This is just because I try and expose the web of lies that... Enough out of you! Perhaps this traitor is more of an agent provocateur, sent by the Republic to sow dissent in our ranks. Tra l'altro. That is classified military information. Ah, ecco. I don't have time to answer your barbed questions, off-worlder. Men, let him go. We'll be back with a court order. Then we'll take him to the barracks. And you should watch yourself. You don't want to be known for siding with people like him. I don't know how to thank you. I'm getting out of Iziz now. Eventually they'll come back for me. After that, I have a feeling no one will hear from me again. Thank you. Vedete, anche questa scenetta era un po' fine a se stessa in realtà. Please, Captain, help me. My children and I are desperate to get off of Onderon. Do you have an open starport visa? My husband was killed by General Vaklu's troops. Our home was seized, and we were cast out. We have seen many wars on Iziz, and I know war is coming. I want to spare my children from bloodshed. I've told you our story. Please, won't you help us? My husband, he was part of the Iziz Council. He was a strong supporter of the Queen and the Republic. His views weren't always popular. Over time, he became convinced that Vaklu was trying to kill Queen Talia. He tried to kill Vaklu. To protect the Queen. The conspiracy was discovered, and he was shot during the arrest. What he did was wrong, and our life has been so difficult since then. I just want to get off this planet and start a new life. Please, help us. No one else will. Tenete a mente come fare, perché adesso il gioco ci metterà in una You have the posizione look of difficile. someone used to adversity, a cut above the rabble around here. I have a business proposition for you. Everyone around here begs and pleads night and day for open starport visas. Very touching how well they act out their lies. Or truths. It doesn't matter, really. What does matter is credits. Hard currency. I offer you 2,000 credits if you find an open starport visa. You won't find a better deal. I only know of one person who might offer something comparable. And what's going on there is illegal. I'm a legitimate trader, so there's no risk. There's only one thing ultimately more important than money, and that's your life. She's trouble. I wouldn't deal with her. I want nothing to do with her.
If you want to get involved with that sort of person, you'll have to figure it out on your own. Come vedete, quindi lo Starport Visa, quindi lo per lasciare Iziz, è cercato da moltissimi personaggi e quindi in realtà Welcome to what must be the smelliest place in the universe, Offworlder. How can I assist you? Ithorians have been buying them to help rebuild Telos. I don't know why, but ever since they started, the Beast Riders have been crawling out of the woodworks to sell them animals. But the Republic blockade has meant long delays, and because of that, beast cages are filling up the streets of Iziz. That's an air defense tower. The city's filled with them. Iziz is an ancient city, and for many generations, our main enemy was the Beast Riders that lived outside the city. Towers like these were built to protect us against Drexel and their Beast Riders. A Drexel is a flying beast. Huge creatures with teeth the size of your arms. Lethal, and skin like ferrosteel plates. Somehow the Beast Riders figured out how to tame them years ago. About 50 years ago, Princess Gallia married one of the great leaders of the Beast Riders, Orin Kira. That was right at the start of the Beast Wars. By the end of it, Gallia was crowned queen, and finally there was peace between our people. It's hard to put aside centuries of conflict. There's an uneasiness between our people. The Beast Riders are upset that General Vaklu has forbidden Drexel in Iziz. Citizens usually only see the fallen Beast Riders, who know better than thugs. Certainly, things are quiet right now. I have some time. What do you want to talk about? These are troubled times. You've probably heard that General Vaklu and Queen Talia are having some disagreements. I've been warned from command to keep my opinions to myself on that. So I've learned my lesson. I'm gonna keep my mouth shut. Ask around, though. There are plenty of people who'd like nothing more than to talk about it. Times are too complex for a simple soldier like myself. Sometimes I made the mistake of answering questions honestly. If you say anything bad about a superior officer, they call that disrespecting the rank. Do that too many times and it's not long before you're a civilian. The politics of the day is probably the most talked about subject in the city, and everyone wants to share their particular view of what's going on. Opinions are like Gizka around here. They breed like mad. Stay out of trouble. Interessante quindi questo excursus sui problemi di Onderon. Please tell me you're an off-worlder. You came from the spaceport, right? But this is good news. You have a starport visa, right? I can only sell my best weapons if you have that. These soldiers ensure that I don't forget these formalities. Watch it, Keg. The captain already has enough complaints about you. No need to be alarmed, my foreign friend. Pay the soldier no heed. Pretend he isn't here. General Vaklu is concerned about well-armed insurgents. They've had to get arms from somewhere. Not from me, of course, but all sales of weapons have been severely restricted. I can only sell to off-worlders like you that have the proper clearance. And now off-worlders can't come here because of the blockade and searches, but it's a wise policy. Of course, soldiers are only doing their job. Even if it puts me out of business, I am happy. Even if I'm forced to live off scraps in the street, I am so happy to do my part. Long live General Vaklu! Dialogo stupendo. Allora, vediamo che cosa c'è qui. Nulla di che, in realtà, però magari potremmo... C'è un cristallo fonte che dà danno fisico in più. Prendiamolo, questi per le spade laser sono sempre comodi. Ce n'era un altro. Cristallo Rusan che dà carisma e saggezza, quindi per adesso vendiamo qualcosina. Per esempio armi, per esempio una vibrospada possiamo venderla, una vibrolama lasciamola perché già non ho le modifiche. Il blaster della Repubblica vendiamolo, un fucile blaster a ripetizione, la carabina la togliamo, l'antisommossa, questo ok. Per quanto riguarda le armature
queste sono tantissime roba, però in realtà non possiamo, cioè noi non possiamo indossarla, quindi l'ambulanza la possiamo vendere. Il Monadan no, tutta bellica pesante la vendiamo, tutta bellica mandaloriana la vendiamo, una diesel shea cerimoniale Masassi vale un sacco di soldi perché è immune ai colpi critici, però per adesso What is it? There must come a time when the Queen bows to the will of the people. The Republic has brought nothing but war and death. In our 50 years of flying their colors, we have had more war than the past millennia. Back General Vaklu in his effort to make her see reason. We do not need the Republic. They need our resources, our world, and our blood. For all that we have given, now we get nothing. The Republic is weak and falling apart. Its Jedi, whose fallen brethren have brought such misery to us, have disbanded. Let's be the first world to take our future into our hands. Are you with me? Yes, you! It is up to each and every one of us to turn the tide, to take control of our future. No, they take from us. They are like Minox, sucking energy and resources from so many worlds. They bleed us for their bureaucracy and their excesses. That's enough, Ponlar. If you keep this up, you're going to spend time in detention. You're coming awfully close to treason. You can't silence me forever, soldier. But I'll keep my peace. For now. totalmente inutile, ma molto interessante per capire anche un po' l'umore delle persone, della gente. I'm quite busy right now. Perhaps later we could talk. Kawana bota ayuka taigwa kankidora. Yasora ku tuka ulwa. Dahupa bosa kurata go jujuto yoki. Hiata yamba wajiyake yukito tune. Kavadumpa munsuru kuplaliyawa. Bo bagaragawanda. Mogachi norta hirembe wanachi. Kaki mogo grabo. Drum pabana karas mangra. Kalalavadu. Kawana bota yuntatanga kinamatura. Tayaita ta bosananansa. Kawana bota ayuka taigwa kankidora. Kavadumpa munsuru kuplaliyawa. Bo bagaragawanda yay. Kawana bota yuntatanga kinamatu. Fereki mangra dunoko herete jun sombo marampi no su klelas. Tarachomo sincho kavavolpa muliji kumanaminta. Kawana bota yuntatanga kinamatura. Ontalal no saka. Drum pabana karas mangra. Kawana bota ayuka taigwa kankidora. Variki, mangra, do, cha, skrini, do, pat. Kawana bota yuntatanga kinamatura. Tayaita, ta bosananansata. Dawancha mori konsova. Mawani dinchori kitsodu soba. Unta chiwita inka kikraya. In realtà qui la risposta sarebbe telefonata. Ovviamente abbiamo già capito come andrà a finire, ossia che noi saremo costretti a schierarci o dalla parte di Italia o dalla parte di Vaklu. E ovviamente Talia, che è la reggente legittima alleata della Repubblica, è la scelta lato chiaro, e Vaklu ovviamente, che è lo spodestatore finanziato da non si sa chi, è la scelta lato scuro. E poi ovviamente c'è la scelta del mezzo. Io sinceramente qui non so quale sarebbe la risposta giusta, perché ovviamente Kreia, cioè, o meglio, gli insegnamenti di Kreia mi mettono in difficoltà, perché ho sempre avuto il problema di
dell'influenza verso Kreia personaggio. Dire cose che le dispiacciono mi dispiace a mia volta, però non lo so. Kawanabota ayuka taigwa kankidora. Diamo una risposta diplomatica. Yasora ku tuk. Da hupa o sakurata. Risposta diplomatica, ma che non ha avuto nessuna conseguenza in realtà. Bene, continuiamo la nostra esplorazione di Onderon. The sky ramp is restricted to military personnel only. Stay clear of here, La sky ramp off-worlder. è quella che porta al palazzo reale. The sky ramp leads to the battlements, and this particular ramp leads straight to the palace itself. No civilians are allowed past this point. I'm the one in charge here, off-worlder. Se non sbaglio questo... There's no chance of that, off-worlder. Questo mi lascia parlare con chi comanda è uno dei tiri in persuasione più alto dell'intero gioco e non penso di essere mai riuscito a vincerlo. Probabilmente perché in realtà, se non ricordo male, anche vincendo non si ottiene nulla. Ganowiso, totorano krani, terando noshwi, rakichi sa, donasinto morokipa shakani, rakichi sa, donasinto dakosha, nichotono, punta chakorzo waman, gotash junara, junkarataka. C'è sempre il problema del fatto che abbiamo una taglia sulla testa. Vabbè, non dovrebbero rappresentare una grossa minaccia. Adesso che qui c'è anche quello del maestro forza di noi, quindi io la lascerei fare. Mandalor non ha nulla di che, lo lascio fare. Noi prendiamo armatura della forza, barriera della forza, e poi cominciamo a decimare. This shall not stop us for long. Non sono stati un grosso problema. Allora, finalmente forse faremo la conoscenza di questo contatto di Mandalor sul pianeta. Some of those alien thugs. A lot of credits to be made around here lately, if you have the right skills. I am 1B8D, an automated droid vendor. I have in stock a variety of... Reinitializing complete. Greetings. Do you have any interest in my goods? That goes against my primary behavior programming. All items must be sold based on the most... Market conditions all set to 0. All price... Allora, qui sono tutti i componenti per droidi e c'è questo che ci serve. Ok, perché abbiamo ora, se vi ricordate, un amichetto droide che ci aspetta da riparare Dagon la Gent's nostra place. nave. He's not the best doctor you'll ever meet, but he's well connected in this city. Doesn't look like he's here right now, though. You looking for Dagon? You're not gonna find him here. A soldier captain was murdered at the cantina real good. They got some suspects at the tower. From what I hear, Dagon Gent is one of them. Like I would know. Iziz is a crazy place right now. It's the turret tower on the other side of the market. Captain Riken is the man to talk to. If you talk to him, tell him I got his 20 credits. Quindi il nostro medico è stato accusato di omicidio e questa è una sfuggetta
rara dell'universo, su questo rimangono da uno. C'era tipo su Daxon, ma io ovviamente l'ho ignorato. Any good finds? Ciclatori che vanno nell'immondizia. E lì c'è la cantina, però in realtà prima dobbiamo andare a parlare con questo capo, con il capitano, che è quello che abbiamo chiesto informazioni, quindi Gareia. Ah, qua ci sono altri amici. Eh sì, su Onderon c'è anche questa cosa che tipo giriamo l'angolo e veniamo attaccati alle spalle. Wisommogo dosi sheba dentes kun mostovi gite yavach, bram tabanin sochu. Da come jusmak miki baranye dosos. Yatuka uwanrika chotin wanima orata wakata. Cavadumpa, mo wendido chokeremi norta kurnyun wishchawa. Ok, allora, io direi di proteggere Mandalor, perché comunque è quello che attacca a distanza, quindi facciamo lo stesso solito gioco dei buff, 1, 2, sì, anche l'istanza dell'energia per te cose blaster e le barriera, e tu ci fai invece lo scudo, e poi ci siamo, e poi cominciamo a picchiare. La cosa che qui non torna è che, stando all'orlo della storia, nessuno potrebbe arrivare sul pianeta a meno che non abbia una Starport Pisa, però a quanto pare i cacciatori di taglie in realtà hanno trovato sempre il modo. Però questo è importante, che abbiamo visto, quindi uno Starport Pisa di questo cacciatore di taglie. Quindi in realtà abbiamo, vedete, il gioco in realtà quando ha insistito molto su questi passaporti ci stava praticamente portando per mano al fatto che prima o poi dovremmo decidere a chi darli. we have found them again. Have we, Tobin? Or is this a preface to another of your failures? Consider the whole field, Tobin. Why would a Jedi risk all of this just to come to Iziz? The crew of the Ebon Hawk is elusive, General. We were warned about that, but we still underestimated them. But the fools are here, in Iziz. The intel on this is certain. I'm ordering men loyal to us to take care of them now. I think I have an idea. Hold that order. Have him watched instead. The Jedi may prove a solution to another one of our persistent problems. Siamo pieni di amici su questo pianeta. What is it? Però almeno comunque dopo la parentesi di Daxon le cose si fanno un po' interessanti, ed è bello come il gioco si intrecci anche in politica, e per essere del 2005 fuori i mezzi è molto bella in realtà l'area di dibattito, di tensione che hanno creato su Iziz. Comunque, per quanto poi in realtà io per conformazione, per carattere, non ho mai avuto dubbi su chi dovesse essere il reggente da sostenere, comunque in realtà secondo me è stato fatto un buon lavoro di caratterizzazione. Back again, Off-Worlder? I'm sure you have a starport visa. If I were you, I'd leave before too many more beast cages are stacked in the streets. We certainly do. He and several other people were picked up in connection to a murder. Captain Sulio. She was in charge of the starport checkpoint. A good soldier. Your friend was one of the last people that saw her alive. So far, he's just a suspect. But if he did it, the punishment is death. Una cosa che non si capisce dalla traduzione è che questo capitano morto è una We need to donna. get Dagon out of custody. Until we either eliminate him as a suspect or find the real killer. Dagon has quite a record with the authorities. The Colonel thinks that murder isn't too far a stretch for someone like him. No way. We're under orders to make sure no one sees the murder suspects. Command is taking this very seriously. I know Dagon personally. He's one of the worst doctors I've ever heard of. But
I can't see him deliberately killing someone. He was one of the last people seen with Captain Sulio in the cantina. Ask around there. I've heard he's got a good motive for killing her. If you can somehow clear that up and prove it wasn't him, Command will cut him loose. If I say any more, I'll get in trouble. Stay out of trouble. Allora, questo merita un approfondimento. Anche il precedente Star Wars Knights of the Old Republic aveva una quest, tra virgolette, di investigazione. Sono molti giochi che ce le hanno. Mi ricordo adesso a mente The Witcher 1, che secondo me ha una delle quest di investigazione più belle che siano mai state, tra virgolette, scritte, con notevoli colpi di scena, eccetera. E anche in realtà la quest di KOTOR 1, quindi quello dell'originale della BioWare, era veramente ben fatta, veramente interessante, ben costruita e piena di colpi di scena. Questa in realtà è molto più semplice, anche se nella struttura è molto simile, molto più lineare poi tra l'altro, però comunque rimane interessante. Si vede comunque che la Obsidian ha avuto un po' più fretta nel dover buttare fuori il gioco. Ovviamente la cantina non trovano le messe, e vabbè, lo sapevamo. Io direi che facciamo magari un giretto e poi, anzi direi che per preservare un po' l'unità dell'indagine, che sarebbe che io dovrei interrompere a metà, direi che possiamo fermarci qui, salvare la partita, perché voi non lo sapete, ma l'ultima volta non ho fatto in diretta questa operazione, quindi ho dovuto rifare praticamente l'intero Taxen, però sono riuscito a recuperarlo in fretta. Io comunque volevo tenere integra la quest dell'indagine, quindi direi che possiamo fermarci qui. Intanto vi ringrazio per l'attenzione, se avete avuto il piacere di essere qui. Spero che per voi sia stato un piacere. Per me questo filmato è molto importante perché appunto era a memoria di uno dei miei giochi preferiti che rimarrà per sempre. Buona serata.